Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Ritorna di nuovo il Marley della Tessiland, questa volta nella variante beige con lurex oro. Ogni gomitolo di questi pesa 50 grammi per 150 metri ed è composto dal 14% alpaca, 14% acrilico, 53% poliammide e 19% fibra metallica. L'uncinetto di lavorazione è il 5,5. Vi lascio al tutorial. Prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le nostre catenelle. Partiremo dal collo, quindi io per il mio collo ho avviato 19 catenelle. Montate le 19 catenelle, andiamo a ripassare tutte le catenelle a maglia bassa, quindi mi faccio una catenella, rientro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare una maglia bassa. Passo nella seconda maglia e vado a fare maglia bassa, quindi ripassiamo tutte le 19 catenelle a maglia bassa. Allora, lavorate le 19 maglie basse, a questo punto andiamo a fare una catenella e voltiamo il nostro lavoro. Lavoreremo tutti i giri in costina retro, quindi prendo la costina retro del punto e vado a fare maglia bassa. Passo nella maglia successiva, costina retro, maglia bassa, costina retro, maglia bassa, quindi continuiamo questo giro e tutti i giri che ci servono a maglia bassa in costina retro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati tutti i giri di maglie basse in costina retro, io come misura in centimetri ho 39 centimetri e mi sono fermata. A questo punto andiamo a fare una piccola cucitura, quindi uniamo la fascia, quindi entro nella prima maglia di qua e mi porto il filo da solina, ok, e vado a girare il mio lavoro. Quindi andiamo a fare una cucitura, quindi prendendo sia la maglia da una parte che la maglia dall'altra parte, quindi prendo la maglia da questa parte e da questa parte e vado a fare una maglia bassissima. Allora, terminata la cucitura, vedete, allora andremo a lavorare sulle costine. Partiamo con 3 catenelle, 1 2 e 3, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, quindi cerco di entrare nello stesso punto e vado a fare maglia alta, quindi le 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi un'altra maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta e maglia alta, passo nella costina successiva, quindi qui entro dentro la costina e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella, rientro di nuovo, maglia alta, passo nella costina successiva, quindi qui, e vado a ripetere il punto V pieno di 2 maglie alte, 1 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte prese nello stesso punto. Costina successiva, un punto V,
maglia alta, catenella e un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, costina successiva, un punto V pieno, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Quindi vuoto e pieno. Filo sull'uncinetto, entro nella costina successiva e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Ok, costina successiva, vado a fare un punto V pieno, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Ok, allora andiamo a ripetere per tutto il giro, quindi lavorando sulla costina, sulle costine che noi vediamo, vedete qui bisogna lavorare sulle costine, quindi andiamo a fare in una costina, andiamo a fare un punto V pieno, cioè 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Nella costina successiva andiamo a fare un punto V vuoto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Lo ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto l'ultimo punto V vuoto, adesso c'è il punto V pieno, mi chiudo nella catenella qui del punto V pieno, mi sposto nello spazietto della catenella qui nel punto V pieno, quindi ci spostiamo con una maglia bassissima e qui ripartiamo con un nuovo giro. Quindi faccio 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare un'altra maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta e maglia alta. Ok, nel punto V vuoto prendo il filo sull'uncinetto, passo davanti, quindi vado a prendere la maglia a rilievo davanti, quindi vado a lavorare la maglia a rilievo davanti, vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, nella seconda maglia la vado a lavorare a rilievo davanti. Ok, quindi il punto V vuoto viene lavorato, vengono lavorate le maglie a rilievo davanti. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto della catenella e vado a ripetere il punto V pieno, quindi 2 maglie alte o ventaglietto, naturalmente una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo il punto V, quindi prendo il filo sull'uncinetto, passo dietro la maglia, quindi entro da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare una maglia a rilievo davanti, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, nella seconda maglia, quindi entro da una parte, esco dall'altra parte e la vado a lavorare a rilievo davanti. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto della catenella e vado a fare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto e vado nel punto V vuoto, quindi entro da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare una maglia a rilievo davanti, una catenella, prendo la seconda, rilievo davanti. Allora andiamo avanti per tutto il giro, quindi nel punto V dove noi abbiamo fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta, andiamo a lavorare le maglie a rilievo, quindi lavoriamo la prima maglia a rilievo, una catenella, la seconda maglia a rilievo, mentre nel ventaglietto rimane il ventaglietto così, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono chiusa nella terza catenella iniziale. Allora ci spostiamo nello spazietto della catenella e quindi andiamo a ripetere un altro giro uguale, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2.
quindi abbiamo fatto un punto V pieno. Qui abbiamo il punto V vuoto a rilievo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, passo a rilievo, nella maglia la prendo a rilievo e la lavoro a rilievo, una catenella, filo sull'uncinetto, la seconda a rilievo davanti, passo nel ventaglietto e vado a lavorare il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Ok, allora lo andiamo a ripetere per tutto il giro, quindi lavoriamo il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e poi le 2 maglie a rilievo separati da una catenella, quindi maglia a rilievo, catenella, maglia a rilievo e poi il ventaglietto. Continuiamo per tutto il giro. Allora, ho terminato il giro. A questo punto andiamo a fare altri 2 giri uguali, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e poi le 2 maglie a rilievo, quindi maglia a rilievo, catenella, maglia a rilievo. Quindi lo andiamo a fare per altre 2 volte e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i 2 giri, il mio lavoro si presenta così. A questo punto dobbiamo andare a fare un aumento. Quindi mi sono chiusa con una maglia bassissima nelle 3 catenelle, mi sposto nello spazietto della catenella con una maglia bassissima e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi ho fatto il ventaglietto. Arrivati qui dove ci sono le maglie, le 2 maglie a rilievo, vado a fare qui l'aumento, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia a rilievo e vado a lavorare la maglia a rilievo così. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nuovamente, quindi per la seconda volta, e vado a fare una maglia a rilievo, quindi 2 maglie a rilievo prese nello stesso punto. Passo nella maglia successiva e vado a fare 1 e 2 maglie a rilievo. Ok, e questo è il nostro aumento. Passo nel ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Passo nelle maglie a rilievo, quindi vado a fare un aumento, quindi entro per la prima volta e vado a fare maglia a rilievo, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia a rilievo, quindi 2 maglie a rilievo, passo nella maglia successiva, sempre a rilievo, e ne vado a fare 2, 1 e 2. Ecco qua, quindi questo è il nostro aumento. Passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere il ventaglietto, quindi nello spazietto della catenella vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro, quindi il ventaglietto rimane sempre il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, mentre nelle 2 maglie a rilievo, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, andiamo a fare 2 maglie a rilievo e nell'altra maglia 2 maglie a rilievo per tutto il giro. Allora, terminato il giro, a questo punto andiamo a fare ancora un aumento, quindi partiamo dal ventaglietto, nello spazietto della catenella, sempre con un ventaglietto, 3 catenelle, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta, quindi un ventaglietto. Qui andiamo a fare, qui abbiamo l'aumento, quindi 2 maglie a rilievo davanti e 2 maglie a rilievo davanti, quindi prendiamo la prima, entriamo nella prima e andiamo a lavorare una maglia a rilievo davanti, entriamo nella seconda e lavoriamo la maglia a rilievo davanti, aggiungiamo una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare le 2 maglie, quindi 1 e 2,
a rilievo sempre davanti. Ok, abbiamo aggiunto anche una catenella. Ok, guardate, passo nel ventaglietto e vado a lavorare il mio ventaglietto, quindi di maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Passo nell'aumento, quindi 2 maglie a rilievo e 2 maglie a rilievo abbiamo. Quindi entro nella prima maglia a rilievo e vado a lavorare la prima maglia, entro nella seconda maglia a rilievo davanti, aggiungo una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado ad entrare nella prima maglia a rilievo e nella seconda maglia a rilievo. Ok, e abbiamo fatto ancora un aumento, quindi dobbiamo aggiungere una catenella. Quindi qui lavoriamo il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, mentre qui lavoriamo le 2 maglie a rilievo, aggiungiamo una catenella e poi 2 maglie a rilievo. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, a questo punto andiamo a fare ancora un aumento. Quindi partiamo, io mi sono chiusa nella catenella, mi sposto nello spazietto della catenella e vado a fare 3 catenelle e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, fatto il mio ventaglietto, andiamo qui nelle maglie a rilievo, quindi andiamo a mettere ancora una maglia, quindi nella prima maglia qui vado a fare 2 maglie a rilievo, quindi 1 e 2. Qui c'è l'altra maglia a rilievo e vado a lavorare la maglia a rilievo, aggiungo la catenella, qui c'è la maglia a rilievo, vado a lavorare la maglia a rilievo e nell'ultima maglia a rilievo ne vado a fare 2, 1 e 2. Ok, questo è l'aumento. Quindi nella prima maglia andiamo a fare un aumento e nell'ultima maglia a rilievo andiamo a fare 2 maglie a rilievo. Passo nel ventaglietto e vado a fare nello spazietto della catenella, vado a fare il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta, e passiamo all'aumento. Quindi nella prima maglia a rilievo vado a fare 2 maglie a rilievo, 1 e 2, la seconda maglia a rilievo la lavoro a rilievo davanti, aggiungo una catenella, lavoro la prima maglia a rilievo, quindi maglia a rilievo, e nell'ultima maglia a rilievo vado a fare un aumento, quindi 2 maglie a rilievo, 1 e 2. Nella prima maglia a rilievo andiamo a fare 2 maglie a rilievo, maglia a rilievo, catenella, maglia a rilievo, 2 maglie a rilievo, quindi gli aumenti si fanno nella prima e nell'ultima maglia a rilievo. Ok, qui facciamo il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, lo ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi terminato il mio aumento, a questo punto andiamo a fare un giro di maglie come si presentano. Ci spostiamo al centro dello spazietto della catenella e andiamo a fare il nostro ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo l'aumento, quindi 2 maglie a rilievo davanti, quindi prendiamo la prima e la lavoriamo rilievo davanti, la seconda a rilievo davanti, la terza rilievo davanti, una catenella, qui abbiamo la maglia, la prendiamo a rilievo davanti e qui abbiamo il nostro aumento, quindi 2 maglie, quindi 1 e 2. Ok, passo nel
passo nel ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Qui c'è l'aumento, quindi nelle due maglie, quindi entriamo nella prima maglia, la lavoriamo a rilievo davanti, nella seconda maglia e nella terza maglia una catenella, passo nella maglia e la lavoro, rilievo davanti. Qui ci sono le due maglie, quindi 1 e 2. Allora lo andiamo a ripetere per tutto il giro, quindi lavorando il nostro ventaglietto che non cambia fino alla fine. Qui abbiamo il nostro aumento, quindi lavoriamo le maglie a rilievo, quindi 1 2 3 maglie a rilievo, una catenella e 3 maglie a rilievo per tutto il giro, e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro, io ho posizionato dei segnapunti, vedete, non per ricavare lo scalfo della manica, anche perché ancora ci vogliono dei centimetri, ma per fare, diciamo, una specie di modellino. Ecco, per prima cosa, prima di posizionare i segnapunti, dovete andare a prendere una misura, quindi da una spalla all'altra, la misura in centimetri. Poi andate a misurare il vostro sprone, quindi da una punta all'altra punta, vi deve combaciare la stessa misura. Io ho messo il segnapunti, l'ho messo da un ventaglietto all'altro, quindi ho fatto ventaglietto, maglia a rilievo, ventaglietto, maglia a rilievo, ventaglietto. Partiamo con un nuovo giro, quindi entro nel ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, 2 maglie alte, quindi 3 catenelle, una maglia alta, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ecco qua, qui abbiamo le maglie a rilievo e andiamo a fare le maglie a rilievo. Qui c'è la catenella, catenella e maglia a rilievo. Allora, quindi proseguiamo così fino ad arrivare al segnapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata al primo segnapunti, quindi ho lavorato le maglie a rilievo, la catenella, le maglie a rilievo. Qui abbiamo il segnapunti, quindi vado a togliere il segnapunti, entro nel ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi maglia alta, catenella e maglie alte, 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Qui abbiamo le maglie a rilievo, quindi 3 maglie a rilievo, una catenella, 3 maglie a rilievo, quindi andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, quindi copre le 7 maglie a rilievo, quindi 3 maglie a rilievo, una catenella, 3 maglie a rilievo. Qui abbiamo il ventaglietto e andiamo a fare 4 catenelle, quindi 1 che sarebbe questa, 2 3 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima delle 4, quindi entro qui e vado a fare maglia alta. Questo cerchietto è il nostro ventaglietto ed è questo. Ora abbiamo le maglie a rilievo, quindi 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7 catenelle. Qui abbiamo il segnapunti, quindi tolgo il segnapunti e vado a fare il mio ventaglietto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nel ventaglietto e vado a fare il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, abbiamo fatto, vedete questo. Adesso continuiamo
con i ventaglietti e le maglie a rilievo fino ad arrivare al segnapunti e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata al segnapunti, quindi vado a togliere il segnapunti e vado a fare il mio ventaglietto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nel ventaglietto e vado a fare il ventaglietto, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Ok, allora qui andiamo a fare 7 catenelle perché abbiamo 7 maglie, quindi 3 maglie a rilievo, una catenella, 3 maglie, quindi 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle. Qui abbiamo il ventaglietto, quindi andiamo a fare 4 catenelle, quindi 1 e mi segno la prima, 2 3 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quarta, cioè nella prima delle 4, e vado a fare maglia alta, quindi il ventaglietto, le 7 maglie, quindi 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, tolgo il segnapunti e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quindi proseguiamo fino alla fine, poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono andata a chiudere nella catenella e poi con una maglia bassissima mi sposto al centro della catenella, qui al centro del ventaglietto, quindi vado a ricominciare un nuovo giro, 3 catenelle, vado a fare un ventaglietto, qui le maglie a rilievo e li vado a lavorare a rilievo. Allora, arrivati al ventaglietto prima delle catenelle, vado a lavorare il ventaglietto, quindi vado a lavorare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Allora, qui abbiamo le 7 maglie a rilievo e la catenella, quindi 3 maglie, una catenella, 3 maglie, quindi andiamo a lavorare 3 maglie alte, quindi nella prima catenella vado a fare una maglia alta, nella seconda una maglia alta, nella terza maglia alta, una catenella, salto una catenella e vado in quella successiva e ricomincio a fare le 3 maglie alte, 1, quella successiva 2 e 3 maglie alte, ok? Quindi sopra le 3 maglie a rilievo ho fatto 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Qui abbiamo il cerchietto che abbiamo fatto, l'anellino che abbiamo fatto, andiamo a fare un ventaglietto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nel cerchietto e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Ecco qua, e abbiamo fatto il nostro ventaglietto. Qui ci sono le 7 maglie alte, quindi andiamo a prendere le 7 maglie, quindi entro nella prima, vado a fare 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e poi finisco con 3 maglie alte, quindi salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a lavorare le 3 maglie alte, 1,
2 e 3. Ok, e questo è quello che abbiamo nel nostro lavoro. A questo punto proseguiamo con il nostro lavoro, quindi qui abbiamo il ventaglietto, andiamo a lavorare un ventaglietto, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quindi proseguiamo fino ad arrivare alle catenelle e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alle catenelle, quindi vado a prendere il filo sull'uncinetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, salto una catenella, vado in quella successiva e vado a lavorare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Ok, qui abbiamo il cerchietto, andiamo a fare il nostro ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Qui le catenelle andiamo a fare le maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, quindi salto una maglia di base, quindi una catenella e vado in quella successiva e vado a fare le 3 maglie alte, quindi 2 e 3. Ok, qui nel ventaglietto andiamo a fare il ventaglietto, quindi entriamo nel ventaglietto e andiamo a fare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quindi proseguiamo fino alla fine. Allora, terminato il giro andiamo a fare un altro giro, quindi mi sono chiusa nella catenella, mi sposto nel ventaglietto e andiamo a fare ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, proseguiamo fino ad arrivare alle catenelle. Arrivati qui alle catenelle, quindi abbiamo le 3 maglie alte, la catenella e le 3 maglie alte, quindi andiamo a lavorare le maglie a rilievo, quindi prendo la prima maglia e la lavoro a rilievo davanti, prendo la seconda maglia a rilievo davanti, la terza maglia a rilievo davanti, una catenella e passo nelle 3 maglie successive, quindi 1, 2 e 3. Quindi ho lavorato le 3 maglie a rilievo, vedete, a rilievo davanti. Qui abbiamo il ventaglietto, andiamo a lavorare il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e abbiamo fatto anche il ventaglietto. Qui abbiamo le maglie e li andiamo a lavorare a rilievo davanti, 1, 2 e 3 maglie a rilievo, una catenella, 1, 2 e 3 maglie a rilievo davanti. Ok, quindi andiamo a fare per tutto il giro, quindi completiamo questo giro. Allora, sono andata avanti per 4 giri, ancora 4 giri. A questo punto inseriamo un aumento, quindi parto dal ventaglietto, quindi mi sposto nello spazietto della catenella con una maglia bassissima, qui mi alzo con 2 catenelle e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Passo nelle maglie a rilievo e vado a fare nella maglia
a rilievo, la prima maglia a rilievo, vado a fare un aumento, quindi 2 maglie a rilievo, continuo con le maglie a rilievo, una catenella, e nell'ultima maglia a rilievo 2 maglie a rilievo. Ok, abbiamo fatto l'aumento, passiamo nel ventaglietto e andiamo a fare il ventaglietto. Le maglie a rilievo andiamo a fare nella prima, andiamo a fare 2 maglie a rilievo e poi continuiamo con le maglie a rilievo. Nell'ultima maglia andiamo a fare 2 maglie a rilievo, 1 e 2. Quindi andiamo a fare gli aumenti, quindi li andiamo a fare in questi 4 spicchi, vedete, 1 2 3 e 4 spicchi nel pannello davanti e 4 spicchi nel pannello dietro. Quelle delle maniche, 2 spicchi che abbiamo nelle maniche, li lasciamo così senza fare aumenti. Allora, terminati i giri, io ho fatto, dopo l'aumento, vi ho fatto l'aumento nei 4 spicchi del pannello davanti, nei 4 spicchi del pannello dietro, escluso le maniche, ho fatto 4 giri e mi sono già posizionata i miei segnapunti per lo scalfo della manica. Quindi io come scalfo ho 13 cm da una parte e 13 cm dall'altra parte, come busto ho 35 cm. Per andare avanti con le taglie dovete allargare, diciamo, la parte questa, la prima parte, diciamo, dello sprone. Andate a prendere la misura da una spalla all'altra e andate a fare prima questa parte dello sprone, dopodiché andate a fare le catenelle e poi andate a scendere con gli aumenti. Quindi dopo l'aumento, l'ultimo aumento che ho fatto io, ho fatto 4 giri di maglie come si presentavano, voi fate 2 giri e un aumento, 2 giri, un aumento e così via fino ad arrivare alla vostra circonferenza. A questo punto andiamo ad unire lo scalfo della manica. Con una maglia bassissima mi sposto dentro il ventaglietto, mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorare il mio ventaglietto. Ok, qui abbiamo le maglie a rilievo, andiamo a lavorare le maglie a rilievo. Allora, sono arrivata al segnapunti, vedete la maglia segnata dal segnapunti, vado a togliere il segnapunti e vado a prendere la maglia a rilievo così e la lavoro a rilievo. Passo dall'altra parte, qui c'è la maglia segnata dal segnapunti, quindi è la terza, vedete, la terza maglia, e vado a lavorare la maglia sempre a rilievo. Quindi la terza maglia questa e la vado a lavorare a rilievo. Ok, ed ho unito, vedete, lo scalfo manica. A questo punto continuiamo a lavorare le maglie a rilievo. Quindi qui abbiamo la catenella, andiamo a fare una catenella. Qui abbiamo le maglie a rilievo, andiamo a lavorare tutte le maglie a rilievo. Quindi continuiamo per tutta la riga, arriviamo al segnapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati al segnapunti vado a lavorare la maglia prima a maglia a rilievo, tolgo il segnapunti, lavoro la maglia segnata dal segnapunti sempre a rilievo e passo dall'altra parte.
quindi è la terza maglia rilievo. Quindi filo sull'uncinetto, 1 2, nella terza entro e la prendo a rilievo e continuo a lavorare le maglie. Quindi qui c'è la catenella, andiamo a fare una catenella e le maglie a rilievo. Allora continuiamo fino alla fine, quindi facendo le maglie a rilievo e ventaglietti fino alla fine, poi ci vediamo qui per continuare. Sono andata avanti con il giro, quindi ho iniziato un nuovo giro, ho lavorato le maglie a rilievo, i ventaglietti, le maglie a rilievo fino allo scalfo della manica, per farvi vedere appunto questo passaggio. Quindi sono arrivata qui, vedete qui c'è la catenella, quindi ho fatto la catenella, entro nella maglia a rilievo e prendo la maglia a rilievo, lavoro una e 2 maglie a rilievo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e la lavoro a rilievo anche questa. Vedete, ho chiuso, si è chiusa la maglia. Questa è un'altra maglia a rilievo e la vado a lavorare a rilievo. Qui c'è la catenella e vado a fare la catenella e proseguo, vedete, con le maglie a rilievo. Quindi dove abbiamo le maglie a rilievo lavoriamo le maglie a rilievo, dove abbiamo il ventaglietto lavoriamo il ventaglietto. Qui abbiamo il ventaglietto, lavoro il ventaglietto. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte e 2. Allora vedete che qui praticamente non si vede nulla perché dobbiamo proseguire con le maglie a rilievo. Quindi abbiamo 4 maglie a rilievo, quindi catenella, lo spazietto della catenella, 4 maglie a rilievo, catenella, 4 maglie a rilievo. A questo punto andiamo avanti con i giri per la nostra lunghezza, per quanto naturalmente vogliamo lunga il nostro maglioncino. Quindi andiamo avanti con i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato i miei giri in lunghezza e quindi da questo punto a giù io ho 47 cm e mi sono fermata. A questo punto andiamo ad occuparci della manica. Io già una l'ho preparata, vedete, ho preparato già una manica seguendo il motivo. Potete lasciarla sia a maniche corte che fare la manica. Io ho deciso di fare la manica lunga. A questo punto occupiamoci della manica. Quindi io seguo praticamente tutti i punti a rilievo. Vedete, qui ci sono tutti i punti a rilievo e sarebbero 4, 2 li prendo qui e 4 li prendo qui, quindi 10 punti a rilievo. Parto però dal ventaglietto, così magari quando andiamo a chiudere il giro non si vede. Quindi entro nel ventaglietto e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle, rientro di nuovo, maglia alta, una catenella e maglia alta, passo nelle maglie a rilievo, quindi prendo la prima, la seconda, la terza, una catenella e passo a fare le altre 3, 2 e 3. Qui c'è il ventaglietto, andiamo a fare il ventaglietto 1, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Qui ci sono le maglie a rilievo, andiamo a fare le maglie a rilievo 1, 2, 3 maglie a rilievo, una catenella e 3 maglie a rilievo 1, 2 e 3, ventaglietto, ok. Arrivati a questo punto vedete che qui
ci sono le maglie a rilievo e le maglie a rilievo da questa parte, quindi andiamo a lavorare 4 maglie a rilievo, quindi 1 2 3 e 4 maglie a rilievo, quindi 1 2 3, quindi la terza è questa e la quarta è questa in basso, quindi prendo, vedete, la quarta è questa qui, quindi vado a prendere questa maglia e vado a chiudere a maglia a rilievo, vedete, quindi 1 2 3 e 4. Qui abbiamo le 2, quindi ne abbiamo 2, quindi ne andiamo a fare una e 2 maglie a rilievo qui e 2, e poi abbiamo le 4 maglie a rilievo, quindi 1 2 3 e 4, quindi questa la prendo in basso, 1 2 3 e 4. Qui abbiamo la chiusura, quindi ci andiamo a chiudere nella catenella iniziale, ci spostiamo nel ventaglietto, al centro del ventaglietto, nello spazietto della catenella, e ricominciamo un nuovo giro, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Qui le maglie a rilievo, vado a fare le maglie a rilievo, 1 2 e 3, una catenella, 3 maglie a rilievo, 1 2 e 3, ventaglietto, andiamo a fare il ventaglietto, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Allora, a questo punto completiamo l'altra manica e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Un saluto a tutti.